Now that you know how to start the Corsair, it's time to get airborne. Unlock the tail wheel by moving the T handle to the upper position. Otherwise, turning will be very difficult. Increase throttle to 1,000 to 1,500 RPM and release the brakes to taxi away from the line. Allow the aircraft to get some speed. Once the aircraft is on the move, best taxi speed is maintained with approximately 800 RPM. Use rudder input along with tapping the brakes to change direction. Taxi to the runway and stop on center line. Do not allow the aircraft to accelerate beyond 10 to 15 knots. The brakes are very effective, but don't attempt a long taxi requiring a lot of braking. You can't get rid of the heat. And as you can see, taxiing is necessarily slow because of the necessity of S-turns to get better forward vision. E niente. Io sto gustando la camera, mi sa. Io sto sudando perché ho spento il condizionatore perché devo cacciare il tappeto al bagno, ma sto già sudando, l'ho spento da un secondo e te l'ho acceso tutto il pomeriggio. A me questa cosa che io sento freddo ogni tanto mi preoccupa, ti dico la verità. Perché oggi veramente davanti alla ventola mi faceva freschetto e stanotte mi ha fatto freddo il condizionatore acceso. Stanotte provavo a accendere. Io accendo il condizionatore, ma come si fa? Ehi, non ti devi spogliare. Vai. Aspetta, mi sa che anche quella melanzana con la mozzarella del tonno. Vuoi conoscere? Mamma ti devi decolorare, mamma ti devi decolorare.
fare per far mandare tutto a pezzetti. Very good. Now stop on center line and hold the brakes. Prior to takeoff, you check the following. Wing spread and locked. Tail wheel locked. Io da piccola sempre, io mangiavo solo prosciutto cotto e pasta in bianco, poi mangiavo solo prosciutto crudo e pasta in bianco ma con l'olio, poi c'era la versione solo parmigiano. Io non ce l'avevo avuto mia mamma, anche da piccola mia mamma dice che mangiavo quanto mio padre. No, lei vuole soltanto, cioè lei mangia volentieri soltanto se faccio la pasta col formaggio. Punto. Ma se no, mi sono detto, io sono stata una bimba tipica perché già mangiavo bistecche a 2 anni. Cioè, prima di aver fatto la pasta al pomodoro, ho mangiato un po', se no poi ho finito, cioè non ho mangiato tutto. Ieri sera ho fatto la pizza con le patate, i pomodorini, e niente, cioè un paio di pezzi e poi basta. Aspetta, penso che te l'abbiano già detto, io ho dei miei nipoti uguali. E di miei nipoti, infatti c'ho una foto sua carinissima, c'ho 3-4 anni, era troppo carina, che viene a casa mia, e dico ci pasta le lenticchie perché sapevo che gli piaceva, almeno se gli piaceva erano lenticchie, solamente mangiava le lenticchie. Però adesso mangiava un cavolo, ho detto solo prosciutto cotto, solo prosciutto crudo, a parte di sì, mangiava prosciutto cotto, salame, questo mi piace. Vabbè, a parte che a me cioè, anche se la fiorentina, scusami, Arresting hook control up. Fuel tank selector on reserve. Ho detto io sono stata l'unica bambina tipica che sempre mangiavo tutto. Soprattutto carnivora, infatti se divento vegetariana vuol dire che sto veramente male, vi paratemi. Non sparatemi. Non mi metto io. Ascolta, se sono entrata negli allevamenti e non ho smesso di mangiare carne vuol dire che sono patologica. 50-gallon standpipe in the main tank. The main tank is pressurized and self-sealing. It has a total capacity of 230 gallons, and it's the only tank to have a quantity gauge. Mixture control in automatic rich. Blower in neutral. Propeller control down for maximum RPM on the takeoff. Cow flaps 1/3 to 2/3 open. No, ho lasciato il telefono sotto carica perché è scherzissimo. Ma che scherzi, ma sarà così bella.
la golden hour? No. Sì. Bisogna che lo faccio tutte le sette, cioè è una roba assurda, veramente. Poi l'acqua è calda, anche la mattina presto. Anche la mattina presto, quello l'ho fatto 1.000.000 di volte, ma la sera veramente una roba rara, ma rara che non faccio. Intercooler closed. Oil cooler open as required. Flaps down to 20 degrees. Set the rudder tab 6 degrees right. Aileron 6 degrees right, wing down. Elevator tab 1 degree, nose up. These settings compensate for the left wing heaviness due to engine torque. Now hold the brakes and increase the throttle to 1700 RPM to check your mags fairly quickly. Sta mangiando la pesca da voi? Mangiando il frutto? Il frutto? Una goccia sospettosamente lunga. Vai. Se viene matto, ditele che la penso. Ecco, una cosa per cui pagherei, e faccio cosa piccola, a parte all'idromassaggio nel giorno io ci sto pensando. Quella gonfiabile costa 500 euro. Però potrei essere già l'idromassaggio nel giardino, capito? Madonna, compralo, ti prego, io faccio addormentare Elisabetta la sera, vengo da te, perché ci beviamo 2 birre col culo a mollo. Top shouldn't exceed 100 RPM and is usually between 50 and 75. Freedom from vibration is a good indication that the big engine is functioning properly. Throttle back to 750 RPM and press the spacebar when you're ready to go. No! 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 Perché c'è la spillatrice che ti porta la birra a 3 gradi. Ad un birre tipo l'F4U, la francescana, tutte queste. A me per esempio queste qui particolari un po' cioè li assaggio, mi piacciono. Capito? Ma se tu rientri, il problema è che poi un fusto da 6 litri, quanto vuoi che duri? Capito? E quindi io la tengo lì, la tiro fuori in occasioni speciali perché non posso. L'altro giorno quando sono andata a Sandro che poi lui si è comprato la mascalina e ho detto ho capito Sandro, ma capisci che tu ti fai almeno mezzo litro di birra perché cioè, capisci? Cioè, come fai a dire Milano nell'idromassaggio per birra con 40 gradi? Cioè, io non penso a queste cose, cioè, l'altro giorno Sandro ricordava quando noi una sera abbiamo fatto una scena qua, ma tutta gente che ha fatto tutta gente che ora ha più di 60 anni. Siamo partiti, facciamo una scena, tutti di solito toscani, andiamo al mare a fare il bagno a mezzanotte e mezza l'una, con l'acqua caldissima, spettacolo. Però aspetta, la chicca è stata la mia e sono andata al mare con una bottiglia di genziana e l'ho portata in acqua. Quindi no, poi in acqua a luna che ci trasannavamo a turno la bottiglia di genziana. Fantastico, una bottiglia di Bacardi. Cioè, quella serata è rimasta storica un po' per tutti se la ricordano perché ci siamo divertiti, ma tutto questo che vedevamo perché poi sti amici miei avevano le figlie di 15-16 anni che dicevano ma che cazzo ne sapete di fare il bagno al mare? No, si facevano le foto. Tutti che facevano le pose, mamma mia. Il bagno a mare. Ma un po' ho paura perché non riesco a vedere. Ma che
take off. Ease the throttle forward slowly while holding the brakes and the stick fully back. When the manifold pressure reaches 30 inches, release the brake and ease the stick slightly forward of the center position to raise the tail. As you keep increasing the throttle and the tail comes up, be prepared to counter the tendency to yaw left. She'll take off very nicely with 45 inches and 2,700 RPM, but you can pull up to 53.5 inches if needed. Don't pull the airplane up until you have 90 knots or more. If you do, you'll have some deficiency of aileron control and left wing heaviness. Smoothly fly it off the field. Oh. You're airborne. Now retract the landing gear and check the landing gear position indicator. When you have 110 to 120 knots and enough altitude, bring the flaps up in easy stages, about 10 degrees at a time. This way you can control a flap failure and you won't lose altitude. Note that flaps are hydraulically powered and have a safety valve. If extended, they will assume max allowed position depending on the aircraft's speed and flap position. This means that they will try to retract as you accelerate, or extract if you decelerate and forget to retract them. Full takeoff power for a military climb of about 3,000 feet per minute, but after a maximum of 5 minutes, you must throttle back to normal range power for continuous operation. 43.5 inches at 2550 RPM in neutral blower. With this power setting, your rate of climb will be about 2,000 feet per minute at a best climbing speed of 125 knots. At about 8,000 feet, you'll have lost about 3 inches of manifold pressure. If you want to continue at the same rate of climb, you must throttle back 3 to 4 inches of mercury, open the intercooler flap, and shift to low blower. Increase your manifold pressure to 47.5 inches and keep climbing. You can carry this power up to 13,500 feet, where again, you will note the loss of about 3 inches of mercury. If you want more altitude, throttle back to lose an additional 3 to 4 inches and shift to high blower, followed by 48 inches of manifold pressure. Always keep your intercooler flaps about half open when using low or high blower to maintain intake mixture temperatures within safe limits. A red warning light will indicate excessive temperatures and warn you to reduce power. Open the intercooler flaps wide and, if necessary, shift to a lower blower. Use automatic ridge for all your climbing and maneuvering. You're using a lot of power, and if your mixture is not rich enough, there's a danger of running up the engine. Use a partial power climb if the tactical situation permits. Around 135 knots is about the best indicated speed. The cylinder heads have a rather high limitation, 260 degrees, and this should be used with caution. Oil temperature shouldn't exceed 95 degrees. For a carrier takeoff, you'll use about half flaps 20 to 30 degrees with full power while holding the plane with the brakes. Extreme caution must be observed to hold the tail down with the stick to prevent nosing over and digging the prop into the deck. This concludes the takeoff lesson. You can exit now or fly around until your tanks are dry.